La storia che state per vedere è stata liberamente ispirata ad una nota leggenda. Non posso dirvi che leggenda sia, perché sennò vi rovinerei tutto il finale. Guardate la storia e poi alla fine vi dirò che cosa è vero e che cosa è stato inventato. Buona visione! Questo che avete appena visto è il luogo dove un nostro caro geologo nato nel 1853, di nome Doroteo Manfredini, veniva qui spesso a riflettere, a pensare e a fare le sue lucubrazioni sulla scienza, sulla storia, su tantissime argomentazioni, ma soprattutto fu questo il luogo dove venne ritrovato il suo corpo morto, perduto nelle acque di questo torrente. Ma sarà proprio oggi che noi andremo a scoprire il perché di questo ritrovamento e il perché appunto fece questa fine. Dopo essere venuti fin qua al Parco dei Gessi dei Calanchi bolognesi e aver perso un polmone, vi racconterò la storia del nostro Doroteo Manfredini, se gliene frega a qualcuno. Chi era costui? Come avevo detto in precedenza, era questo geologo studioso che aveva avuto in eredità una casa da un suo prozio che era morto nel 1905.
questo prozio le aveva lasciato questa casa che era appunto immersa in questo bellissimo parco naturale, che allora non era proprio un parco naturale ancora, ma era una selva sperduta, diciamo, come quella di Dante. E perché tutto questo clamore? Per una semplice casa, che non era una casa in realtà, era una casetta, un rifugio nei boschi, perché questa casa non la voleva nessuno, l'avevano praticamente lasciata in eredità a lui, perché lui era un forestiero, cioè veniva da molto più lontano di Bologna, e perché questa casa non apparteneva al prozio, ma non si capiva, non si sapeva di chi fosse realmente questa casa, chi fosse realmente il proprietario. Il nostro geologo, che appunto era così amante della natura, di tutti i misteri che la circondano, era venuto qui a ispezionare la casa del delitto, diciamo così. E aveva scoperto un po' chiedendo agli abitanti del posto quale fosse la storia di questo parco. E quindi aveva scoperto che questo parco veniva chiamato anche Parco dei Calanchi della Badessa. E chi era questa Badessa? La Badessa si chiamava Lucia, e nel 1100, quindi quando a Bologna i Guelfi combattevano contro i Ghibellini, in realtà era Firenze la patria, ma anche a Bologna risuonavano queste lotte interne. Questa badessa appunto era diventata la badessa di questo monastero, che era vicino a San Lazzaro, era nella zona di Ozzano. Ed era molto famosa questa badessa perché la sua bellezza, la sua fede e diciamo anche la sua generosità erano conosciute in tutta Bologna, tanto da arrivare persino a queste guarnigioni di militari di Ozzano, tra cui vi era un conte che si chiamava Diatagora Fava, che proprio per stare vicino a lei si era trasferito in quella guarnigione, e si dice che questo conte, che era anche un coraggioso cavaliere, venisse qui e percorresse tutti questi calanchi col cavallo proprio per andare vicino al monastero della Badessa e per poterla vedere. E quindi dicevamo, il nostro Doroteo Manfredini era questo studioso molto appassionato che aveva avuto in eredità questa casa, che adesso andremo a vedere. Tornando alla storia della Badessa, questo nostro cavaliere, che era anche un conte, veniva chiamato, oltre a Diatagora Fava, anche Rolando dai suoi più cari. E anche la nostra cara Lucia lo conosceva come Rolando. Tra questi due era nato un amore però molto molto casto, non consumato, perché ovviamente la fede della nostra badessa era più alta di quanto fosse immaginabile. Però prima, diciamo, di dire addio al suo amato che doveva partire per le crociate, ella iniziò una serie di turbamenti, di pentimenti, di atti in cui se la prendeva con se stessa per queste sue passioni. E alla fine di questi tormenti decise, con l'aiuto di una sorella, quindi di una suora, di andare a trovare il suo Rolando. Ovviamente i genitori della sua famiglia non volevano che venisse fuori uno scandalo. Erano preoccupati che la reputazione della figlia badessa ne venisse meno andando a trovare un crociato, un conte famoso, non una persona qualunque. Per cui decisero di costruirle una casa in mezzo al bosco. Certamente non potevano vedersi nel convento. E infatti quella che andremo a vedere è proprio la loro casa. La casa dove questi due si incontrarono, e in questa, in una sera proprio d'inverno, infatti
e vedete la neve per terra. Siamo venuti in questo periodo perché fu questo, diciamo, il momento dell'incontro tra i due. E come fece a scoprire il nostro Doroteo che era proprio questa la casa della badessa? Cioè, come poteva collegarla la badessa con lui? Perché aveva capito che all'interno di questa casa, che adesso è diventato un oratorio consacrato alla Madonna del Bosco, apparvero, ripulendo un po', mettendo in ordine la casa, due lettere, una L e una R. La L ovviamente stava per Lucia e la R stava per Rolando. Quella sera ovviamente Rolando, aveva provato a convincerla, aveva provato a dirle di lasciare tutto per fuggire con lei, ma lei aveva negato e aveva rifiutato con tutte le sue forze, nonostante il suo grande amore per quell'uomo, e aveva promesso che lo avrebbe protetto da qualsiasi ostacolo. E lui le provò come ultimo tentativo di convincerla a dirle che sarebbe partito per le crociate, ma ovviamente lei dovette solo promettergli di aiutarlo e che le sarebbe stato sempre vicino. Così questi due fecero questa incisione di queste due iniziali, che sono all'interno in un muro che appunto era stato ovviamente con la fuliggine, con lo sporco, era andato annerito, non si vedeva, solo il nostro Diatagora, facendo le pulizie di primavera, l'aveva scoperto, e quindi gli aveva promesso di proteggerlo, di essere sempre con lui, siglando questo patto con le iniziali. E infatti il nostro Rolando, una volta che fu in guerra santa a combattere le crociate, venne fatto prigioniero, ma alla morte della badessa, perché la badessa poco dopo, dalla malattia, dai tormenti, dalle pene che aveva provato per tutto questo avvenimento, diciamo che morì. E apparve in sogno a Rolando che, come dicevo prima, era stato imprigionato, e nel sogno lei lo libera dalle catene e lo porta davanti a questa casa. E si diceva che in quel momento, essendo inverno, tutte le fonti di Ozzano, dove adesso si chiama Sette Fonti, abbiano smesso di sprigionare acqua, di zampillare acqua, ma in quel momento, quando Rolando si svegliò, e si svegliò veramente davanti a questa casa con i ceppi delle catene che aveva intorno alle mani, si narra che le acque di queste fonti tornarono a zampillare, e questo fu il miracolo che rese anche santa la nostra badessa. E niente, quindi la nostra storia come si conclude? La nostra storia si conclude in un modo che tutti non ci potremmo mai aspettare, perché da una così bella storia di fede, di religione, purtroppo il nostro Doroteo invece fece una brutta fine. It's a bittersweet symphony.
where all the things meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mode. I am here in my mode, but I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode. No, 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 no. Been down. Well, I've never agreed, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse my mind. I feel free now. But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mode. I am here in my mode, and I'm a million different people from one day to the next. I can change my mode. No, 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 no. Mancano tuttavia solo due tasselli. Il primo, qual è la connessione tra la badessa e il nostro Doroteo e Manfredini, che sono due discendenti alla lunga, cioè di generazione in generazione, dal 1100 al 1850 ci sono tantissime generazioni. Però il nostro Doroteo aveva questo parente, appunto questo prozio che gli aveva lasciato questa casa e quindi insomma discendeva da Lucia. Una cosa si può dire, questa casa appunto venne poi dichiarata che era la casa di Lucia e questa diciamo storia venne alla luce dopo la morte di Doroteo e non andò assolutamente a attaccare la figura di Lucia, anzi ne venne ancora di più avvalorata, tanto perché ella aveva anche combattuto con la passione carnale e aveva appunto vinto questa battaglia. E infatti in onore proprio di questa storia ora è diventato un oratorio, quindi questo è il perché adesso è un oratorio. Quello però che rimane nel mistero è perché il corpo di Diodoro Manfredini, detto anche Doroteo per gli amici, forse fosse riverso nel fiume, nel posto dove lui andava a pensare. Le ipotesi sono due. La prima è che lui, essendo un assiduo frequentatore di botteghe e di taverne, fosse in preda all'alcol e in un momento di agitazione avesse perso l'equilibrio e si fosse ritrovato nel fosso, insomma nel fiume, ecco. E questa è la notizia ufficiale che è stata data dai suoi cari. Come seconda ipotesi, diciamo quella più oscura, che nessuno conosce, o meglio solo pochi sanno, è che il nostro Doroteo abbia trovato qualcosa che in realtà non doveva trovare. Egli infatti aveva scoperto questa storia e voleva denunciare, voleva denunciare la proprietà che fosse la proprietà della badessa, cioè voleva dire a chi in realtà appartenesse questa casa, proprio perché non voleva che le cose rimanessero nel mistero. Ma se avesse detto una cosa del genere, ovviamente sarebbe stata la badessa e la sua
la sua figura, la sua immagine sarebbe, diciamo, si sarebbe un po' sporcata, perché nonostante nella realtà lei non abbia fatto nulla di male in quella casa, anzi la realtà vuole che lei sia stata veramente una donna di fede e di tanto coraggio, in realtà appunto però le malelingue, le persone che pensano male ci sono sempre, e avrebbero attribuito invece questa casa come un nido d'amore, dove invece questa, come nei Promessi Sposi, la nostra Gertrude si fosse rifugiata con Rolando. E quindi, diciamo, saputa questa notizia, la gente, insomma, avrebbe sparso queste infondate e non veritiere, diciamo, maldicenze. E quindi questa ipotesi vuole che proprio la famiglia del 1853 circa, che era la diretta, diciamo, discendente in quell'epoca della Badessa, abbia messo a tacere il nostro studioso in questo modo. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty, on my mind. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you